Bene ragazzi, eccoci in un nuovo video. Qualcuno di voi mi ha spesso chiesto come sistemo la campanella sopra i getti, che tipo di campanella uso, come fisso la trasmittente, se uso la trasmittente, come la metto e che tipi di fissaggi utilizzo per fare tutto questo. Adesso la stagione, diciamo, venatoria è chiusa, tant'è che i video che voi vedrete comunque di caccia sono video che sono stati ovviamente girati durante giornate di caccia, quando la caccia ovviamente era ancora aperta, mentre invece adesso cominciamo a fare ad affrontare quindi la stagione non di caccia, e quindi in questa stagione cercherò, nel limite del possibile, di fare qualche video che mi è stato chiesto da voi, per cercare di soddisfare comunque qualche richiesta. Tenete sempre presente che quello che io faccio vedere non è per forza la cosa più giusta da fare, ma è quella semplicemente che io faccio e con la quale mi sono trovato bene e non ho mai avuto nessun tipo di problema, e quindi semplicemente la condivido con voi. Ma adesso vediamo che tipo di campanella utilizzo e come la fisso al rapace. Eh, Vedremo subito adesso togliamo un attimo questi, vedremo subito la classica campanella che si mette di solito alle poiane di Eris, che più o meno è di queste dimensioni qua. All'inizio la mettevo anch'io, però cioè, dal mio modestissimo punto di vista è troppo grossa, e quindi io non consiglio di mettere una campana del genere, anche perché fa veramente troppo pasticcio, e sappiamo tutti che a caccia il silenzio deve regnare sovrano, anche perché se voi andate spesso e volentieri nello stesso posto, io vi posso garantire che dopo pochissime volte coniglie e selvaggina si abituano e associano questo suono all'arrivo del rapace, e quando voi tirate fuori il rapace dalla macchina, prima ancora che lo mettiate in volo, sono già andati tutti a nascondersi, e questo l'ho capito con il tempo. Io quindi non metto più questa campanella, un po' anche perché dal mio punto di vista, cioè, noi lavoriamo con animali che pesano sui 650-700 grammi i maschi, e con femmine che volano dai 900 al chilo, quindi capite bene che pochi grammi fanno la differenza, quindi io meno appesantisco il mio rapace, sicuramente meglio è. Quindi io non uso più questo tipo di campane, ma utilizzo molto semplicemente una campanella molto più piccola, questa per esempio, che fa questo rumore, che a me è sufficiente per individuare dov'è la poiana, per rendermi conto quando si muove, quando parte, quindi io riesco benissimo, anche se il suono è leggero, ad individuarla, ma nello stesso tempo non appesantisco troppo il rapace, e sicuramente non vado a mettere sui getti un qualcosa che può anche essere ingombrante per il rapace. Queste sono campanelle classiche che io prendo in un negozio di animali, sono quelle che si mettono al collarino dei gatti, giusto per capirci, ma se invece che una campanella così volete una campanella da falconeria proprio vera e propria, piccola, potete prendere le campanelle, quelle che si mettono ai gheppi, vanno benissimo, vanno benissimo. Adesso vediamo come io fisso questo tipo di campanella al bracciale del nostro rapace. Ok, ora qui abbiamo, per comodità ho preso soltanto il bracciale senza l'animale. Per fare questa operazione è preferibile essere in due e avere la poiana incappucciata, in modo che andiamo a stressare molto meno l'animale. Quindi io con il mio amico o familiare che mi aiuta, cosa faccio? Per lavorare bene, vado a togliere sicuramente ehm, il geto, e vado a lavorare solo sul bracciale. E io cosa faccio? Uso una semplicissima fascetta, quindi metto, ovviamente facciamo finta che il piede della poiana sia appoggiato sul tavolo, e che quindi il bracciale sia così, quindi qua arriva la zampa, ok? Qua c'è la zampa e qua c'è il piede, diciamo, della poiana. Io la campana la vado a mettere qua dietro, così,
semplicemente con una fascetta elettrica, infilo la campanella, infilo la fascetta, vado a collocarla qui in alto, stringo, mano in mano me la vado a posizionare dove voglio e cerco di bloccarla qua in alto. Perché la blocco qua in alto? Così la stringo fortissimo in modo che la mia campana si blocchi qua in alto, perché così non andrà ad appoggiare sicuramente alla zampa del rapace e sicuramente non scenderà qua in basso, e col rischio che magari possa dar fastidio al dito posteriore della zampa. E quindi messa così qua dietro ben bloccata non dà nessun tipo di problema al rapace e non vado ad inibire il suono, perché comunque quando il rapace si muoverà io il suono lo sentirò benissimo. La vado a bloccare bene, poi ovviamente con un tronchesino taglio l'eccedenza e questa campanella durerà parecchio. Adesso vediamo invece i vari metodi per fissare, diciamo, la trasmittente al nostro rapace. Io vabbè uso una Tinilock che non è un GPS ma è un semplice segnale radio, che però per chi fa basso volo è assolutamente più che sufficiente senza, diciamo, utilizzare il GPS. Se poi avete il GPS meglio ancora, però non credo ci sia bisogno di fare un investimento del genere quando con circa la metà dei soldi rispetto a un GPS potete utilizzare semplicemente un segnale radio. Ci sono vari modi per fissare, diciamo, la trasmittente al nostro rapace. In questo caso è pronta per un attacco a zampa e quindi io ho creato questo laccetto di cuoio, ok? E questo laccetto di cuoio ha una sicurezza, nel senso che io lo faccio passare qua dentro, ovviamente qua nel mezzo ci sarà la zampa sopra il geto, la zampa del mio rapace, e poi questo cosa fa? C'ha questa asola che una volta entrata nell'occhiello, questa asola cosa fa? Va sopra il nodo, praticamente così, ok? Così va sopra e mi dà la sicurezza che non si aprirà mai, e quindi così io sono assolutamente sicuro che non la perderò, assolutamente. Mentre invece se voi fate semplicemente passare questo dentro qua e basta, rischiate che questo si apra e rischiate di perdere la trasmittente. Poco male, perché poi ovviamente col nostro localizzatore la troveremo, però comunque è sempre preferibile non perderla. Un altro modo di attaccare la trasmittente al nostro rapace è tramite lo zainetto sulla schiena, quindi si deve fare indossare al rapace un imbrago che gli va sempre lasciato, ovviamente avendo l'accortezza che sia di giusta misura, che non dia fastidio all'animale, e poi praticamente la radio con una clip viene attaccata allo zainetto e quindi io avrò la radio che sta in mezzo alla schiena del rapace. Un altro metodo è quello di mettere una clip sulla penna della coda, quindi sulla timoniera, e tramite un gancino che va messo sopra la radio al posto di questo attacco, diciamo, a zampa, anche lì molto semplicemente con un sistema a molla, io entro nella clip della coda, clac, si aggancia e io avrò la mia trasmittente che è attaccata alla coda del rapace. Io spesso e volentieri, sono sincero, utilizzo al 90% l'attacco a zampa, anche se effettivamente probabilmente non è il migliore e non è il più funzionale. Per fissarla allo zainetto ovviamente il rapace deve indossare un'imbragatura sulla quale poi io tramite una clip andrò ad agganciare ogni volta la mia trasmittente. Non è pensabile ogni volta mettere e togliere l'imbragatura quando volo il falco o toglierla quando smetto di volare. L'imbrago deve essere sempre lasciato indossato, diciamo, al rapace. Questo non tutti i rapaci lo tollerano. Per esempio le mie poiane, probabilmente anche colpa mia perché non le ho abituate fin da subito, non lo tollerano, non c'è niente da fare,
e quindi se lo rompono, se lo strappano, continuano a beccarselo e quindi purtroppo, ripeto, per colpa mia probabilmente perché non le abituate dall'inizio, non lo posso utilizzare. L'attacco a coda prevede di innestare su una timoniera, sulla timoniera centrale, una piccola clip che viene stretta intorno al talamo della penna, tramite il quale poi io andrò ad agganciare la radio che invece che montare, diciamo, questo laccetto di cuoio, monterà una molla in metallo che io andrò ad agganciare semplicemente alla coda. Qualche volta l'ho utilizzato e devo dire che è estremamente comodo, però anche lì alcuni rapaci non tollerano la presenza di quella clip che comunque fa una pressione sul talamo della timoniera e quindi se la beccano si rovinano anche la coda, cercano di... e le mie poiane anche quello lo tollerano poco, sempre probabilmente per colpa mia perché non le abituate dall'inizio, perché per mia pigrizia le ho sempre utilizzate con la trasmittente diciamo a zampa. Perché probabilmente la trasmittente a zampa non è il modo migliore, nonostante io lo usi. Il vantaggio è quello che è veloce, è immediato, perché comunque la metto e la tolgo molto velocemente. A svantaggio c'è che comunque quando il rapace vola, pertanto io non è che posso fissarla che rimanga esattamente sempre dietro, ma quando il rapace vola e si sposta, questa ruota intorno alla zampa e quindi questa antenna può comunque finire in mezzo alle zampe del rapace anche quando va su un ramo e lì poco male, al massimo mi si spaccherà l'antenna, ma comunque può dar fastidio all'animale durante la cattura perché l'antenna che finisce in mezzo alla zampa insieme magari a un getto che finisce in mezzo alla zampa comunque va un po' ad influire magari sulla presa che può avere l'animale e poi il conseguente rottura ancora un'altra volta dell'antenna. Io devo dire fino adesso sono stato fortunato, ne ho rotta solo una nei 4 anni che utilizzo questo tipo di attacco a zampa, però effettivamente credo che non sia il modo migliore nonostante io continui ad utilizzarlo perché per pigrizia eh, lo ritengo il più immediato e il più veloce. Bene, spero che anche questo video abbia non solo soddisfatto le richieste di chi aveva richiesto un video di questo tipo, ma che sia servito anche a te che lo stai guardando. Se vuoi condividere con me e con tutte le persone che frequentano questo canale YouTube, lascia un tuo commento su quello che hai visto, se hai dubbi o delle domande, oppure semplicemente per illustrare quello che tu fai con la tua Poiana di Aries, che tipo di trasmittente usi, se trasmittente segnale radio oppure GPS, come la fissi e come ti trovi. Grazie ancora veramente per la visione, per il supporto che stai dando al canale guardando questo video. Ti saluto e ti rimando al prossimo appuntamento. Ciao e grazie.